Saluti da Heavy Metal Even. Oggi ospitiamo il primo EP di una band death metal molisana, molto tipico ma personale e composto a regola d'arte. Serial killer, un argomento che ben prima del successo attuale dovuto a podcast e serie true crime, nel metal ha sempre avuto grande diffusione. Ce l'ha anche in branche inaspettate, come lo stoner doom metal dei Church of Misery. Tuttavia, il genere in cui sono più rappresentati è ovviamente il death metal, con tante band che hanno dedicato ad assassini seriali canzoni, album, se non intere carriere. Un contesto in cui si inseriscono anche i Mass Strangulation. Nati nel lontano 2007, ma esistiti per pochissimo prima di sciogliersi, sono stati rifondati nel 2022 da due membri originali e altri musicisti, attivi come loro nella piccola ma vivace scena di Campobasso. Da lì il gruppo si è rimesso all'opera con l'intento dichiarato di distinguersi dagli altri gruppi con testi basati soltanto su serial killer italiani. Un intento peculiare che i molisani hanno iniziato a perseguire dall'EP d'esordio The Red Tip Massacre. Uscito nel gennaio del 2025, si rivela particolare non solo per le liriche. Al suo interno, i Mass Strangulation riescono a distinguersi bene anche a livello musicale. Intendiamoci, a livello stilistico non c'è nulla di nuovo. Quello affrontato dal gruppo è un death metal che più classico non si può, ispirato tanto all'oscurità della prima incarnazione svedese quanto all'aggressività e allo spirito malsano della scena floridiana. È un suono classico ma non banale. Al contrario dei tantissimi gruppi derivativi e con poco da dire, i Mass Strangulation suonano il genere in maniera molto convincente. Merito di un'ispirazione eccellente che porta i molisani a creare canzoni sempre incisive. Vivono di riff molto taglienti, scritti e incastrati al meglio. Ciò rende la musica di The Red Tip Massacre facile da assorbire, grazie anche a un gran equilibrio. Il gruppo sa alternare accelerazioni convulse e rallentamenti cupi in maniera oculata, consapevole anche più di quanto è lecito aspettarsi da musicisti sì esperti, ma insieme da non poi così tanto tempo. Con queste premesse ne risulta un EP breve nei suoi solo 3 brani per un quarto d'ora, ma significativo e di valore. Lo sono in particolare Psychotic Murder e la title track. La prima è tortuosa, con ritmiche classiche ma di grande impatto, tanti incastri ben riusciti tra cui brilla il lungo rallentamento finale, molto cupo. The Red Tip Massacre, invece, conta su un riff principale davvero devastante, momenti che sono veri schiaffi in faccia, ma anche stacchi in cui Francesco passa al pulito, in aperture lente che servono a lanciare al meglio la fuga successiva. Ma non sfigura neppure Caliber 38, lineare e con vaghi accenni melodie. Si lascia ricordare anche per i ritornelli, bruci ma a loro modo orecchiabili, almeno per il genere. Certo, è anche vero che i Mass Strangulation possono ancora migliorare, sia dal punto di vista compositivo che per dettagli come la registrazione, qui un po' grezza e limitante per l'impatto ritmico, seppur non troppo. Già così la loro musica è però ben al di sopra rispetto alla media del death metal tradizionale. The Red Tip Massacre è un EP molto solido e di alto livello. Cosa più importante, ha una sua personalità, non legata solo al concept. Anche sul lato musicale, come detto, il gruppo sa farsi riconoscere pur nella sua natura ligia agli stilemi classici. Non è un fatto scontato all'interno del genere, specie oggi, in cui tantissimi gruppi non fanno che macinare in maniera vuota. Quindi che dire? Possiamo solo sperare che i Mass Strangulation continuino su questo livello e magari sfornino qualcosa di più lungo, visto che di musica così, terminato l'EP, ne vorresti ascoltare di più. Voto di Heavy Metal Even 74 su un massimo di 80 per gli EP. Per stavolta è tutto. Ti abbiamo attirato verso i molisani? Diccelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neanche uno dei contenuti pubblicati ogni pochi giorni. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Come al solito i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!